Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Questa è la seconda parte della lezione sulle parole gentili da usare nella conversazione. Se vi siete persi la prima parte, vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. Un'altra cosa molto importante prima di iniziare è che ci sono i sottotitoli, quindi se ne avete bisogno attivateli. Oggi vediamo altre 5 parole gentili da usare nella conversazione per essere cordiali con le persone, perché è molto importante essere gentili non solo nei gesti e nei modi, ma anche attraverso le parole che usiamo. La prima parola che vediamo insieme oggi è permesso. Permesso. Questa è una parola che usiamo quando dobbiamo passare per strada. Per esempio, c'è una persona che cammina più lentamente di noi, mentre noi magari andiamo di fretta e vogliamo superare quella persona, diciamo permesso e andiamo avanti, perché magari la strada è stretta oppure il marciapiede è stretto. Permesso. Usiamo questa parola anche sull'autobus, per esempio, quando è molto affollato, diciamo permesso per passare tra le persone. Un altro uso molto interessante, molto curioso di questa parola è quando entriamo a casa di qualcuno. Siamo invitati a casa di qualcuno, mentre entriamo diciamo è permesso? Permesso? E lo diciamo proprio mentre entriamo a casa di un amico, di un'amica, di un parente o di qualcuno che ci ha invitato a casa propria. Anche se siamo invitati, stiamo comunque chiedendo il permesso per entrare nello spazio privato, intimo di una persona. La seconda parola di oggi è salute. Salute. Questa è un'esclamazione che diciamo quando qualcuno starnutisce. Salute! Quindi è una parola gentile, è un modo gentile per augurare buona guarigione alla persona che starnutisce. Questo è il senso letterale della parola salute. Questa parola si usa quando qualcuno starnutisce, ma anche quando facciamo un brindisi con i bicchieri, con il prosecco, con lo spumante. Quindi brindiamo alla nostra salute, letteralmente. La prossima parola è scusa, che ovviamente possiamo anche declinare in scusi, con la forma di cortesia, e scusate, voi. Usiamo scusa quando dobbiamo chiedere scusa per qualcosa che noi abbiamo fatto a una persona. Usiamo scusa, scusi, scusate, anche quando dobbiamo avvicinare una persona per chiedere un'informazione, per esempio. Scusi, ho bisogno di aiuto. Scusa, posso chiederti un'indicazione stradale? Quindi in qualche modo ci scusiamo perché stiamo interrompendo quella persona mentre cammina, mentre parla al telefono, per chiederle un'informazione. E quindi anche in quel caso chiediamo scusa, scusi, scusate. Un'altra parola che è simile nel significato, in questo caso è più un'espressione o un verbo, è mi dispiace. Mi dispiace. Dico mi dispiace quando mi dispiace per qualcosa che però non ho causato io. Per esempio, una mia amica mi dice:
ho la febbre e io rispondo, mi dispiace. Non posso dire scusa perché non ho causato io la febbre, però comunque mi dispiace, no? Quindi questa è una differenza molto importante tra scusa e mi dispiace. Vediamo l'ultima parola gentile di oggi, che è pure. Com'è possibile che questa sia una parola gentile? Vi spiego perché ho deciso di includere anche questa parola. Perché quando usiamo il modo verbale dell'imperativo, quello per dare ordini a qualcuno, possiamo mitigare l'ordine con questa parola. Per esempio, se io dico vieni, è un ordine, è molto perentorio, si capisce anche dal mio tono. Vieni. Se invece dico vieni pure, vedete come cambia il tono? Aggiungendo la parola pure diventa un invito. Vieni pure. Facciamo un altro esempio con la forma di cortesia. Prendiamo sempre il verbo venire perché è semplice. Venga pure. Quindi aggiungere questa parola, pure, fa sì che la frase diventi più morbida. Venga pure. Questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono le informazioni nuove che avete imparato grazie al video di oggi. Io vi ringrazio come sempre per averlo guardato e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!